fare una giornata intera di lavoro, 8 ore in ufficio e poi scapicollarmi a casa a fare altre ore di lavoro su Terrorbane. La sfida più grande sia trovare la chiave emotiva giusta per questa gente che sta sul pianeta in questo momento. Vi si viene giudicati non in base al lavoro che si è fatto, ma in base al prodotto che ne emerge. Fate in modo di studiare la vostra scrittura creativa, di essere bravi scrittori. Questo si può ottenere nella vita anche come hobby, nella vita di tutti i giorni. Inseguitelo come passione, vi verrà naturale. E poi tentate secondo una di queste strade che vi ho esposto. Una domanda, perché ti vedo molto giustamente anche, sarebbe strano il contrario, con esperienze radicalmente diverse dall'indie al doppia. Tornerai full time indie o vorresti continuare questo percorso potenzialmente per terzi, doppia, quello che sarà, insomma? È una domandona quella che mi fai. Io sono già tornato full time indie in questo momento. E io penso che non smetterò mai di fare videogiochi, penso proprio che non smetterò mai di fare videogiochi indipendentemente da quello che è il mio lavoro. Al momento sto lavorando appunto su Terrorbane Viral, che è il nostro nuovo progetto con Bit9, continuerò a lavorarci anche dovessi trovare impiego differente. Il mio sogno rimane ed è sempre stato quello di fare di mestiere lo sviluppatore di videogiochi. Quindi sì, penso proprio che se mi sarà presentata l'opportunità correrò a dare la mia penna ad altri studi. Sarebbe molto bello per me continuare a fare la stessa cosa che ho fatto per Stormind e per Reply, ovvero fare una giornata intera di lavoro, 8 ore in ufficio e poi scapicollarmi a casa a fare altre ore di lavoro su Terrorbane. Per me è una chiamata, l'ho detto prima, è una cosa che mi rende felice, quindi in effetti lo farei lo stesso. Ok. Non è necessario avere questo imprint per lavorare nel mondo dei videogiochi, non è necessario, potete lavorare le vostre 8 ore d'ufficio e starvene tranquilli, andare con gli amici la sera. Dovreste. Però io personalmente mi trovo in questa situazione e mi piace ed è passione, quindi in effetti la risposta è tutte e due, dove mi porta la vita io andrò. L'importante è che ci sia un videogioco nel mio futuro, ecco. Diciamo che su questo canale possiamo dire che promuoviamo il Sigma Grind Mindset fondamentalmente. Però vabbè, no, scherzi a parte. Quindi vedi comunque in un futuro molto più, come posso dire, auspicabile, non so come spiegarmi, questo grinding indie post lavoro, comunque part time, un incontro dei due Diamogli un mondi. contesto. Diamogli un contesto. Sì, Non è che io sia un fan di questa posizione. Questa posizione è necessaria perché da un lato io voglio essere un artista e da un lato voglio anche essere un professionista. Quindi è per questo che mi trovo stretto fra due necessità differenti, quella di portare a casa la pagnotta e quella di comunicare, avere una connessione con il pubblico, che io ritengo sia la base dell'arte. Quindi non è sempre felice questa posizione e non la consiglio, in effetti. Il mio sogno vero e proprio è trovare le risorse per fare l'artista full time. Non è, non è sempre possibile, non è un mondo in cui quello che si vuole è quello che si ottiene. E, e quindi io ho trovato questo modo qui di andare avanti, fare ciò che amo nel tempo libero e ciò che mi piace nel tempo di lavoro, che è per me comunque win-win. Però se potessi smettere di grindare per tutta la mia giornata, in effetti forse la mia salute ne gioverebbe. Ecco, non ho più l'età, forse, chissà. no, Sono diciamo giovane sì, dentro. ci sta a dire non promuoviamo, ecco, non No, promuoviamo, no, 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 no. però sono anche contenta che ci sia la voglia comunque di
non solo portare avanti progetti indie che possano rispecchiare quello che tu fondamentalmente vuoi esprimere a livello creativo, ma anche, come hai giustamente sottolineato tu, l'idea di dire ok, non guardiamo i videogiochi come arte, va benissimo, è giusto, però giustamente una persona deve anche sopravvivere, nel senso. E infatti molto spesso, soprattutto per chi è fuori da questo mondo, non è molto chiaro quanto sia difficile finire un gioco, pubblicarlo e arrivare alla pubblicazione, specialmente lato indie, e anche in generale trovare lavoro, lavorare in questo settore non è così semplice, quindi ci sta a dire non promuoviamo. Non è una cosa consigliabile. Io ti dirò questo, non solo finire è difficile, purtroppo è indispensabile per proseguire la carriera, cioè vi si viene giudicati non in base al lavoro che si è fatto, ma in base al prodotto che ne emerge. Quindi se io avessi lavorato su Mafia, ma Mafia non fosse mai uscito, quel lavoro avrei potuto prenderlo e buttarlo nel proverbiale gabinetto. Quindi è importante quando si ha un team indie investire quando si è sicuri solo di avere un team che arriverà fino in fondo. Altrimenti non rovinarsi la vita, ecco, dietro a un progetto che non riesce a decollare. Purtroppo questo particolare momento storico è diverso da quello che ho conosciuto io, dove gli investimenti erano tanti, comunque il movimento c'era, adesso si sono congelati per via del Covid, per via dell'IA. Adesso i soldi per costituire una startup, per fare i propri progetti, sono difficili da reperire. Non impossibili, difficili da reperire. Io consiglio comunque di fare il proprio team, affidarsi alle scuole, trovare gente, costruire un prototipo, cercare investimenti e investire solo se si ha questa copertura per non rovinare la propria vita. Eh, Se si crede di avere qualcosa di forte, come è stato per me per Terrorbane, trovare un altro lavoro per mantenersi e portare avanti quello in cui si crede. E così feci io all'epoca, pure anche se gli investimenti giravano di più, quindi sono le due strade. Ti volevo chiedere un'ultima domanda per quanto riguarda la figura del narrative designer, che è un po' più una curiosità, potremmo dire. Qual è la tua, chiamiamola mansione, però nel senso world building, character design, scrittura dei dialoghi, design delle scene e delle cinematiche o comunque della struttura di gioco, oppure narrative design puro sopra il game design, non so come spiegarmi. Qual è la cosa che ti affascina di più e che ti piace di più fare fondamentalmente? È una domanda molto particolare a cui risponderò. Spero che non mi vediate come un ingordo. Io in realtà sono un narrative designer, faccio questo mestiere. Il mio sogno e quello a cui aspiro è fare il director. Ok. Quindi io mi pongo sempre a quello che si definisce in gergo high level, quindi a livello alto. Ho fatto nella mia carriera tutte queste cose che hai detto. Ho scritto personaggi, ho scritto dialoghi per questi personaggi, ho persino doppiato certi personaggi, ho creato mondi, ho fatto world building a livello non diciamo nel mio privato, ma proprio a livello professionale. E quindi ho sperimentato tutto. Quello che mi diverte di più è l'insieme di tutte queste parti e farle tutte. Lo so, è una risposta forse un po' ingorda, No, ci sta. però è vero. Quello che ho fatto per Terrorbane è stato scrivere tutto del gioco, tutto, determinarne molto l'essenza. E a me piace avere controllo su quella cosa, sono quel tipo di persona. Quindi anche nelle aziende in cui arrivo spesso finisco in un ruolo molto indipendente perché è la mia indole, perché mi piace fare tutto. Detto ciò, forse la cosa che mi diverte di più del mio mestiere è scrivere i dialoghi, perché è lì che posso dare veramente, dati alla mano, la personalità ai personaggi. Un conto è scrivere la bio e un conto è scrivere quello che dicono, quello che sono. Ed è lì che veramente trovi l'anima del figlio che stai facendo nascere. Ed è quello che mi piace di più. Figo, ok. Ehm, cosa ritieni
Adesso questa sarà un'altra trick question, per finire per finire con delle curiosità questa sezione. Quale ritieni che sia la parte più difficile o il ruolo più difficile del narrative design nei videogiochi per come sono adesso? Cioè, qual è la cosa più difficile, non da far trasparire, però da fare in un gioco lato narrativo? Io penso, ti darò una risposta da vecchiaccio. Perché Fondamentalmente i tempi cambiano. In questo momento la mia sfida è che sono cresciuto in un mondo che proponeva videogiochi che adesso muoiono. E quindi io sono abituato a un tipo di narrativa riflessiva e in effetti artistica che trova meno spazio negli store in questo momento. Credo che la sfida più grande sia, non dico far parlare i miei personaggi come gente di adesso, perché quello mi riesce ancora. La sfida più grande sia trovare la chiave emotiva giusta per questa gente che sta sul pianeta in questo momento, per riuscirli ad emozionare senza affidarmi ai soliti troppi americani che abbiamo visto tutti 100 miliardi di volte. È una sfida ancora aperta, difficile, e la considero la più importante per me in questo momento. nella domanda riguardo ai consigli che potresti dare, che hai dato in realtà per aspiranti narrative, volevo anche chiederti, ma mi sono dimenticata, 3 giochi o di più, se ti vengono in mente, che un aspirante narrative o comunque un game designer con una forte propensione per la narrativa dovrebbe conoscere, studiarsi e guardare. Mm. È molto difficile questa domanda, ma mi vengono in mente subito dei titoli, naturalmente, perché sono un nerd schifoso. Il primo titolo che dirò, sono tutti banali in un qualche modo, ma il motivo per cui li scelgo magari meno. Il primo titolo che dirò è Zelda Breath of the Wild, perché Zelda Breath of the Wild ti umilia giustamente nella struttura di pensiero giusta, ovvero la narrativa nel videogioco non è la quantità di dialoghi o la quantità di esposizione testuale che tu dai al tuo giocatore. Ed è questo che differenzia ancora di più il narrative designer dal writer. Il narrative designer si occupa di portare una narrazione che passa da ogni cosa, quello che provi, quello che senti, quello che vedi, molto più di quello che leggi. E quindi Breath of the Wild ha una storia che si riassume in una riga e mi ha tenuto incollato allo schermo lo stesso, perché questo fanno i giochi più belli, i giochi migliori, i 10 pieni, non sono difficili da capire, ma sono emotivamente gripping. Scusate se uso l'inglese, Ci sta. però, e quindi Breath of the Wild devi salvare la principessa, ma quanto c'è dietro quel salvare la principessa? Anche solo entrare nel castello di Hyrule è tutta una narrazione ambientale, è tutta una cosa che la musica fa ed è narrativa. Non pensiate che il passaggio, per chi ha giocato il gioco, lo spiegherò brevemente per chi non l'ha giocato, quando arrivi nel castello di Hyrule, il castello oscuro dove c'è la principessa tenuta in ostaggio, ci sono 2 luoghi che puoi attraversare, il fuori e il dentro. E anche solo passare fra il fuori e il dentro fa cambiare la musica in una maniera molto importante per ciò che ti viene raccontato. Da fuori hai tutta la dinamica dell'eroe che scala la montagna, che fa fatica e arriva a compiere il miracolo. E dentro hai invece la sensazione della rovina di questo regno, della rovina e del peccato di aver perso quella bellezza per sempre. Ed è incredibile, è un viaggio emotivo in cui non si dice nessuna parola, ma è il mio mestiere comunque, anche se passa dalla musica, perché quella musica viene composta sull'idea di una narrazione. Ok, ho parlato abbastanza per il primo. Number two, io penso che i giochi CD Projekt abbiano la scrittura più magistrale dell'universo. Citerò Cyberpunk come secondo, 2077. Okay. Penso che non ci siano missioni in un RPG
anche comparati ai miei preferiti, Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, comunque non ho mai visto missioni secondarie più belle di quelle di CD Projekt. Ricorderò per sempre il momento in cui, in una missione completamente distante dalle missioni principali, stavo scortando un prigioniero che doveva andare era messo a morte, era un prigioniero che andava al Miglio Verde, ok? Ho presente, sì. E a un certo punto lo porti a mangiare un panino in un fast food. Quando entri, la sequenza è scriptata perché si componga al centro della stanza un'ultima cena, il quadro, fatta con lui al centro, la corporate bastarda che fa il Giuda e tutti gli altri primari che fanno un apostolo. Ed è incredibile. Potrà essere pretenzioso, non mi importa. Hai fatto qualcosa di geniale, hai fatto qualcosa che mi ha colpito emotivamente e sei andato oltre alla semplice esecuzione del tuo lavoro. Hai fatto Ok. in effetti. Non mi ricordo se te l'avevo già chiesto, hai giocato Phantom Liberty? Oh, sì, 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 Ok, sì, sì. non ritieni che siano ancora meglio le quest di Phantom Liberty? Phantom Io Liberty. vedo un abisso, te lo dico, poi non so. No, io non penso. Sono altissime di qualità tutti e due. Io Ok, ho trovato anche il gioco originale assolutamente a livello. ok. Phantom Liberty, affrontiamo senza spoiler la questione di uno dei finali, ok? Mhm. C'è il finale che aggiunge Phantom Liberty è assolutamente necessario alla cosa che dice il videogioco, ma nell'intenzione dell'autore scommetterei tutto quello che ho, che è il finale che non vogliono che tu prendi. Ok. Non so se vi siete resi conto giocando a Cyberpunk che l'autore ha una voce molto chiara e un'intenzione molto chiara per quello che vi rappresenta, anche se ti dà la libera scelta della direzione in cui vuoi portarlo, e tutto nella scatola di Schrödinger fa parte di questa riflessione. Però la frase dell'inizio, o muori da eroe oppure sei uno della massa, è la frase narrativa su cui si impernia tutto il gioco, e quel finale aggiunto mancava dall'equazione per renderla una scatola Sì. completa, per darti tutte le possibili espressioni di questa frase. E quindi sono contento che l'abbiano aggiunta nel finale, anche se proprio per rispetto nei confronti dello scrittore non lo sceglierei mai, Certo. perché Cyberpunk il genere del Cyberpunk ha una tesi, e quando gioco un gioco Cyberpunk mi sento di avvalorarla, ecco. Ci sta. Può essere considerato una sorta di bad ending alla fine, secondo me. Beh, ci sono persone Molto che l'hanno, triste. Sì. ritenuto, ah no, io preferisco questo. E forse dice qualcosa di noi, della nostra vita e del Ci nostro modo sta. di A vivere. me piace tanto anche che non ci sia appunto, un'etichetta bad ending, good ending, giusto o sbagliato, perché poi c'è anche Mm. una certa interpretazione. Sì, sì, sì. L'agency del giocatore. Terzo gioco, difficilissimo, difficilissimo. Difficilissimo. Dirò un'altra banalata, ok? Banalata. Summoniamo il grande Kojimbo. Io penso che uno dei miei giochi più formativi sia stato Metal Gear 2, Solid 2, Ok. perché mi ha mostrato per la prima volta nei miei anni di formazione come un autore può giocare con il proprio pubblico, anche in maniera spietata. La questione di Raiden, la questione di protagonista non è Snake, questo fa parte di tutta la riflessione del gioco. Il finale parla di una cosa molto importante anche adesso. Prego. Io sto recuperando Metal Gear e sto giocando proprio il 2, quindi Niente spoiler, mai spoiler da me, mai esatto. spoiler. Ok, grazie. Dico solo, è una narrazione che ancora oggi è centrale ai temi di attualità, e sicuramente è stato inviso moltissimo ai fan perché non potevano giocare Snake, Mhm. eh, e invece questa operazione è stata
giusta. Io ritengo che Kojima sia un incredibile, grandissimo designer e che questa scelta sia stata opportuna e ben eseguita, ben portata a termine. E mi ha insegnato che l'autore può fare scelte controverse se ha la capacità di arrivare fino in fondo e trasformarle in una riflessione opportuna per il giocatore, che non è solo sbrodolarsi addosso. Kojima viene spesso citato come sbrodolatore, non ci sono tutti i torti, nel senso che ci sono volte in cui lo fa, però i suoi giochi hanno quasi sempre una riflessione portata fino in fondo con responsabilità e rispetto. E bisogna ovviamente scostare da una parte e dall'altra le sbrodolature per vederla. Però nel Metal Gear 2, oltre ad esserci un incredibile gioco, c'è molto chiara questa cosa e io la ritengo fondamentale per uno scrittore, per un autore. Bene, ti ringrazio, tanta roba. Tanta roba. Passiamo... Sono le mie opinioni. No, vabbè, è sempre molto interessante perché comunque, cioè, capire anche da un punto di vista di chi fa poi quel lavoro, cosa in retrospettiva è stato utile, proprio qualcosa di accessibile a tutti, perché comunque, ok, i videogiochi costano, nel senso, compri il gioco, certo, però comunque è il primo metodo di apprendimento che ha un designer per capire come si fanno i giochi o comunque per capire neanche la storia e come sono stati fatti in passato, eccetera. E quindi è sempre molto figo sentire varie opinioni. E passiamo alla prossima sezione del podcast, che è quella fondamentalmente riguardante l'indie, Bit9 Studios, il tuo prossimo gioco. Inizio subito così col botto chiedendoti